Uno dei più informati conoscitori della storia di Staple Lewis è senza dubbio il suo biografo e assistente Walter Hooper. Le telecamere di Voyager sono le uniche in Italia ad averlo ascoltato. Lewis era un appassionato di letteratura. In particolare era attratto dai classici greci e latini, per i quali aveva un debole. Ma contemporaneamente si interessava anche di storia antica e di filosofia. Conosceva Tacito, Plinio, dei quali amava particolarmente i saggi, capaci di descrivere paesaggi e abitudini talmente bene da poterli rivivere a occhi aperti. Ricordo perfettamente che Lewis aveva quasi una mania per l'etimologia delle parole e qualche vocabolo riusciva addirittura ad ossessionarlo. Nahar era sicuramente uno di questi e Narnia era sicuramente la sua traduzione. La magica Narnia viene sempre rappresentata in cima a una collina che domina una valle dove scorre un fiume. E alla luce di alcune particolari analogie con Narni, sembra quasi trattarsi di un luogo reale. Ma quali e quante sono le analogie tra il fantastico mondo di Narnia e la cittadina Umbra? La prima è il suo castello, dalle fattezze imponenti e maestose che domina tutta la valle, la trecentesca rocca albornosiana. Aslan è la figura centrale delle cronache di Narnia. È il leone buono che rappresenta il Cristo e che, come Cristo, muore e risorge per salvare l'umanità. Nello specifico, il protagonista Edmund, che è il peccatore delle favole di Narnia. E proprio il leone è la seconda analogia. Nella città di Narni, un favoloso leone in pietra viene rinvenuto intorno al 1930. Si tratta di un capolavoro scultoreo, custodito oggi nel cortile del Palazzo Comunale, che possiede un aspetto innocuo, tutt'altro che feroce, e che ricorda proprio Aslan, l'eroe della saga. Nel capitolo intitolato Il leone, la strega e l'armadio, Aslan sacrifica la propria vita per salvare uno dei protagonisti umani. La malvagia incantatrice lo ucciderà incatenandolo a un altare votivo. Ed ecco il terzo indizio. Un'ara sacrificale d'epoca pre-romana, situata sulla via Flaminia, presso la grotta di Orlando, del tutto simile alla tavola di pietra dove Aslan muore per poi risorgere. Non conoscevo Narni e non avevo mai pensato potesse esistere un posto così bello e così vicino agli scritti di Lewis, fino a quando non è uscita la prima pellicola della saga, La strega, il leone e l'armadio. Poi, quando sono venuto in Italia e per la prima volta ho visitato l'Umbria e Narni e tutto ciò che c'è intorno, allora ho capito veramente tutto. Ho collegato tutto. La passione che Lewis aveva sin da bambino per l'avventura, per la natura, per gli animali, le saghe nordiche, tutto si rispecchiava perfettamente nei panorami dell'Umbria, ma sin nei minimi particolari. Sembrava che le nozioni che aveva appreso studiando per anni gli fossero tornate in sogno, come una sorta di premonizione. Se a tutto questo poi aggiungiamo le esperienze personali del suo vissuto, la sua religiosità, per la quale in seguito alla morte della madre ebbe un'attrazione sempre maggiore, ecco la nascita delle cronache di Narnia. Ma non è tutto. Il quarto indizio è custodito nel nome di uno dei personaggi principali delle cronache di Narnia, una bambina di nome Lucy, traduzione anglosassone del nome Lucia. Ed è proprio Lucia il nome della beata, le cui spoglie sono conservate ancora oggi nel Duomo di Narni. La beata Lucia da Narni viene anche paragonata in qualche modo alla Lucy, protagonista dei film di Narnia, sia perché per prima vede al di là dell'armadio della quotidianità, sia per la purezza di vita. Infatti la beata Lucia da Narni vive a cavallo del 1500 ed è famosa per essere la madre dei poveri. Il quinto indizio è disseminato un po' ovunque nella splendida Narni.
Infatti, così come le pagine dei romanzi di Staple Lewis sono popolate da figure mitiche, quali grifoni, elfi e creature straordinarie, anche la cittadina è ornata da affreschi, sculture e raffigurazioni. Il grifone, creatura alata originaria dell'Oriente, raffigurata con la testa di un'aquila e il corpo di un leone, è il simbolo stesso della città di Narni. Infine, l'ultimo indizio è nella particolare natura che circonda Narni. Oltre ai boschi, esiste un posto in cui le acque del fiume Nera, come per magia, assumono un colore quasi turchino, proprio come il lago dalle acque argentee descritto da Staple Lewis. A conferire questo colore incredibilmente splendente sono dei microrganismi presenti nelle acque. Tutti questi indizi possono essere semplici coincidenze? Come faceva Clive Staple Lewis a conoscere bene luoghi così lontani da casa sua? Come poteva descrivere paesaggi e luoghi che non aveva mai avuto modo di osservare? Lewis fu una persona dalla rara sensibilità. Io, come suo assistente, ho avuto la fortuna di stargli vicino per molti anni, praticamente fino alla morte. Quindi lo conoscevo molto bene e questo mi consente di poter affermare con certezza che le similitudini tra i fatti e i personaggi delle cronache di Narnia non sono per niente casuali. La similitudine tra il leone, simbolo della città, ed Aslan, simile al Cristo Salvatore, o ancora la straordinaria vicinanza tra Lucy dei romanzi e la Beata Lucia di Narnia, è tutto incredibile, veramente incredibile. Insomma, io sono convinto che tutte queste cose non siano delle semplici somiglianze, non sia semplicemente frutto della casualità, ma Lewis si ispirò realmente a questa città dell'Umbria, Narni. Forse il mistero dell'autore della saga di Narnia è destinato a rimanere tale, o forse, imparando proprio da quanto lo stesso Clive Staple Lewis racconta attraverso le sue fantastiche storie, a volte, per svelare i più oscuri arcani, basta entrare negli armadi della fantasia, proprio come fa la piccola Lucy. Che ci sarà lì dentro? Cose che non potete neanche immaginare. Il destino di Narnia dipende da voi.